Salve a tutti e benvenuti. Oggi continueremo la nostra trattazione sulle origini del franchise. Se nel precedente video ci siamo occupati della nascita proprio a livello concettuale e soprattutto commerciale, oggi andremo a vedere più nello specifico il world building e la lore, che come vi avevo già premesso è l'aspetto che più mi preme, più mi affascina e che spero di portare maggiormente sul canale con una certa costanza. Oggi per l'appunto andremo ad analizzare le prime due macro fasi di tutto ciò che precede Adventure, perché questi video, come già detto, andranno ad analizzare ciò che precede per l'appunto Adventure, questa prima macro fase di Digimon. Pertanto andremo a vedere ciò che è stato narrato nel Digital Monster e nel device successivo, ovvero sia il Pendulum. Il Digital Monster conta ben 5 versioni. Esse vanno a creare un primo ciclo narrativo tramite apposite descrizioni presenti nel manuale o nella confezione stessa. Le 5 versioni furono rilasciate in tempi differenti e con ognuna si andava ad avere sempre un crescendo di informazioni e collegamenti, ed inoltre l'introduzione di concetti base come ad esempio la Dark Area. Come hanno ripetuto più volte nelle interviste, essendo limitati dall'avere solo giocattoli con tecnologia LCD, erano poche le informazioni che potevano inserire. Per dare una migliore visione del mondo che stavano creando, dovevano appoggiarsi ad altri media. Ciò portò alla nascita del Digital Monster versione S, una versione rifinita del Digital Monster contenente una storia, a tutti gli effetti il primo videogioco del franchise, uscito per Sega Saturn nel settembre del 1998. Fra l'altro, la versione S presenta un roster composto dalle prime 4 versioni, con l'aggiunta di Digimon inediti, che successivamente verranno meglio riallocati. Ad esempio, Olydramon era di livello perfect ed evolveva da Tailmon, il quale è anche il motivo per cui viene spesso usato come suo livello Ultimate. Per chi non avesse comprato questi prodotti, era a disposizione il sito ufficiale Digimon Channel, l'antenato dell'odierno Digimon Web, che metteva a disposizione una buona dose di informazioni, quali profili e rooster delle versioni. Ora che abbiamo i presupposti, vediamo insieme in cosa consisteva questo primo scenario narrativo. I Digital Monster sono delle forme di vita digitali dotate di intelligenza artificiale autoevolutiva. Nascono dalla combinazione di 3 elementi fondamentali: un virus informatico generatosi nel cyberspazio, un wireframe che funge da scheletro e texture compatibili, ciò che possiamo vedere come la loro pelle. In questa prima fase possiamo considerarli veri e propri programmi informatici. Sono chiamati comunemente Digimon ed in loro è insito un selvaggio spirito della battaglia. Vengono classificati con una tipologia. Essa rispecchia il concept su cui sono basati, ovvero animali ed elementi della mitologia, tratto liberamente ispirato da alcune opere nipponiche, come la serie videoludica Shin Megami Tensei. Una famosa peculiarità della serie è l'ampia e ramificata linea evolutiva, che va a rispecchiare la crescita da infante ad adulto e, allo stesso tempo, una evoluzione in senso darwiniano. Questa si attua secondo le esigenze di adattamento ed allenamento del Digimon, nonché dei suoi successi in battaglia, condizione insita nella sua natura, come precedentemente detto. Tutti questi fattori lasciano molta libertà alle potenzialità della creatura. Per la loro natura digitale, i Digimon sono asessuati e seguono un ciclo di reincarnazione per la continuazione della specie, il cui mezzo sono le uova. Possono comunque identificarsi con un genere. Queste creature vivono nel mondo digitale, una regione di pseudo-cyberspazio localizzata in internet, molto simile al mondo umano, ed è in continua espansione. Questo mondo, inteso come pianeta, è circondato dall'oceano Net, dal quale sono nati tutti i Digimon, una similitudine col nostro mondo. Fra l'altro, veniamo a conoscenza dell'esistenza di altri mondi digitali,
e di quella che oggi sappiamo essere la magia, un linguaggio di programmazione ad alto livello, successivamente espanso con Witcher. L'esistenza di un dio è di un concetto opposto, che è anche un luogo, in grado di influenzare ed alterare i Digimon, come la caduta di Angemon in Devimon, essa è la già citata Dark Area. Per studiare meglio queste creature, un gruppo di ricercatori ha creato nel mondo digitale l'isola di Fai, un luogo controllabile e pacifico diviso in settori. Inoltre crearono degli apparecchi per approcciarsi con essi, il Digital Monster. Questo gruppo prende il nome di Digilab e le descrizioni di cui parlavamo poc'anzi nascono proprio dalle loro ricerche e studi. Ciò si può anche dedurre dal registro usato, che include termini come si pensa che, servono ulteriori studi e così via, l'odierno Digimon Reference Book. Esistono in questo ciclo narrativo anche degli antagonisti, degli hacker intenzionati a sfruttare i Digimon per i loro interessi, arriveranno perfino a modificarli artificialmente. In tutto ciò, il Digital Monster si sta diffondendo nel mondo umano e sono sempre di più le persone che interagiscono con i Digimon. Essi si fanno chiamare Tamers ed il loro obiettivo è diventare i migliori, lottando a fianco del proprio partner, acquisendo così il titolo di Top Tamer. Fino a questo punto il world building era più un abbozzo sperimentale, in quanto non sapevano l'effettivo impatto e successo del progetto, se non che quanto sarebbe proceduto negli anni. Coi seguenti VPET è stato compiuto un fine lavoro di limatura e perfezionamento. La successiva linea, il Pendulum, la cui prima versione uscì il 24 ottobre del 98, portò il franchise a un cambio e nascita del mondo narrativo, buttando le basi e concetti tuttora cardini. Il tipo di narrazione utilizzata fino a quel momento venne ripresa. Gli umani stanno scoprendo per la prima volta questo mondo e le sue creature. Ad esempio, nel Digital Monster, nella versione 2, viene scoperto Kabuterimon, e i ricercatori si domandano com'è possibile che non esista un Child da cui origini, quindi un suo stadio precedente. Un Child insetto, Kunemon, verrà scoperto nella versione successiva, avvalorando la loro tesi. Il Digimon Pendulum altro non è che il nuovo strumento di interazione con il mondo digitale. Questa volta il punto di ancoraggio sarà il continente Folder e, con la semplice aggiunta di un nuovo setting narrativo e saggi collegamenti con la bozza già preesistente, sono riusciti a creare qualcosa di unico. Il continente Folder, a differenza dell'isola di File, è una zona nativa del mondo digitale. Ed in quanto tale, i Digimon risultano essere tendenzialmente più forti e feroci. Aspetto presente anche nei VPET, ove in una battaglia fra un Digital Monster e un Pendulum, quest'ultimo l'avrà sempre vinta. Questa maggiore potenza risulta nella comparsa ed introduzione di un nuovo livello, l'Ultimate. Colgo l'occasione per dirvi che in questo video noi andremo ad utilizzare anche nei futuri la terminologia giapponese per diversi motivi che poi spiegheremo meglio in successivi video. Ecco, il livello Ultimate nel nostro adattamento, quello generale americano comunque, è il livello Mega. Se le 5 versioni del Digital Monster andavano a ricreare il bioma dell'isola di File ed erano presenti delle interazioni fra Digimon per rendere più ricco e vero l'ecosistema, ad esempio con Meramon e Yukiduramon. Col continente Folder si attua il passo successivo con 2 elementi. Abbiamo gli attributi, ovvero un blando allineamento, la cui classificazione si basa sul come il Digimon influenzi il mondo. I principali sono virus, un allineamento maligno o distruttivo, vaccino, un allineamento benigno o costruttivo, e data, un allineamento neutrale. Seppur si tratta di una caratteristica prettamente di gameplay, esiste un triangolo delle debolezze fra di essi. Vaccino batte virus, che batte data, che batte vaccino e così via. Piccola nota per chiarire, esistono anche dei Digimon privi di attributo. Generalmente
e soprattutto in questa prima fase del franchise, si tratta dei Digimon Baby, i Digimon infanti appena nati dall'uovo. L'altro elemento sono i field, una classificazione basata sugli habitat. Digimon dello stesso field possiedono caratteristiche simili, ed infatti si tratta di un primo tentativo di riarrangiamento delle ramificazioni evolutive. Il continente folder è diviso in 5 field, che vanno a costituire a coppie le 10 versioni del dispositivo, che nuovamente vanno a ricreare il bioma del setting narrativo. Essi sono Nature Spirits, una zona rappresentata da praterie e canyon abitata da bestie e mostri generici. Deep Savers, una zona rappresentata dall'oceano o dall'Artico abitata da creature acquatiche o legate al ghiaccio. Nightmare Soldier, una zona maledetta abitata da creature oscure o richiamanti il folklore di vari paesi. Wind Guardians, foreste ed aria abitate da creature volanti e piante. Metal Empire, città e fabbriche, probabilmente l'unica zona considerabile artificiale, è abitata da macchine e cyborg. Eppure esiste un'altra versione del Pendulum, chiamata Zero, e comprendente un sesto field un po' atipico. Si tratta del Virus Buster, i cui membri, nell'effettivo, non posseggono un habitat ben preciso, bensì sono Digimon accomunati dal combattere i virus, come da nome. Esiste un motivo molto semplice per questa peculiarità: non era una versione prevista all'inizio dei lavori sul Pendulum. Fu pensato per inserire Omegamon, il cui film di debutto uscirà nello stesso periodo, marzo 2000. Inoltre fu sfruttato per portare allo step successivo un altro elemento di novità, introdotto in questa linea di vipette, il sistema Jogress. L'evoluzione Jogress, nel nostro adattamento DNA, è una nuova funzione implementata nel dispositivo. Questa va ad emulare una caratteristica biologica dei Digimon. A differenza di come ci ha abituato la serie animata, una Jogress non porta obbligatoriamente alla nascita di una nuova specie, con elementi strettamente legati ai due Digimon di partenza, bensì ad una nuova entità, metodo che facilita l'avanzamento ad un livello successivo, fra l'altro. Ecco, se dovremmo contestualizzare ad oggi questi due scenari, Field e Jogress, avremo comunque un maggiore implemento di informazioni, come l'introduzione per l'appunto di nuovi field che comprendono nuove caratteristiche, come possono essere i Dragon Rod e i Jungle Trooper, per l'appunto includere nuove specie, nuove tipologie, meglio descriverle. E anche la Jogress stessa presenta due divisioni: la Jogress, che è normalmente intesa come un avanzamento di livello, e la Fusion, che per l'appunto era fra l'altro introdotta con Omegamon, in cui i Digimon che vanno a fondersi vanno a creare un'entità che rimane sullo stesso livello, proprio come livello evolutivo, dei Digimon di partenza, quindi non c'è una progressione. All'epoca venne anche introdotto, in una piccola descrizione di poco conto, in un Digimon che solitamente non possiede grandi informazioni, un elemento fondamentale. Era un baby, un Mokumon. E l'informazione introdotta, che di certo è fondamentale anche oggi, è il Digicore, come veniva chiamato principalmente all'epoca, nucleo informatico. Composto solo da 0 e 1, rappresenta allo stesso tempo l'anima, la mente e il cuore del Digimon. Contiene tutte le informazioni che verranno espresse per formare il wireframe, le texture e tutte le sue peculiarità, fra cui armamenti vari. Possiamo inoltre così vederlo, fra tante ma tante virgolette, come il DNA del Digimon. Ecco, per spiegarci un po' meglio sulla questione armamenti vari, dovete pensare che ad esempio Victory Greymon, che qui vi metto a schermo, nei suoi dati comprende anche la sua spada. Quindi nel momento stesso in cui un Digimon evolve in Victory Greymon, automaticamente avrà la sua spada. Se il Digicore viene danneggiato eccessivamente, il Digimon regredisce a Digitama per ricominciare il proprio ciclo vitale. Questo spiega l'esistenza di Digimon classificati come non morti e assimili, i quali, guarda caso, sono prevalenti nella versione di Mokumon in Nightmare Soldier.
Se prendiamo come esempio Skullgreymon, che fu introdotto nella seconda versione del Digital Monster, il suo corpo è distrutto, in uno stato di apparente morte dal nostro punto di vista. Eppure il Digicore è intatto e lui continua a vivere, tra virgolette. Ultima informazione rilevante: è presente un approfondimento sugli hacker, presentandone il gruppo più famigerato, il Crack Team, il quale, curiosamente, non è formato solo da umani, ma anche da Digimon. I reali obiettivi di questo gruppo rimangono tuttora non ben definiti, ma hanno dei legami col Metal Empire, i cui studi di meccanizzazione su Digimon, iniziati con Andromon e Boltmon, culmineranno nella realizzazione di Mugen Tragon, descritto all'epoca del suo debutto come il Digimon più potente. Tutti i Digimon usati nella ricerca di questo progetto, guarda caso, fanno parte del Metal Empire. Piccolo inciso: per il 20° anniversario del franchise è stata rilasciata una versione aggiornata del Digital Monster, la quale presenta tutti i canoni aggiornati e basilari, ovvero la Jogress e l'Ultimate, ad indicare che l'isola, alla fine, si sia inselvaggita e normalizzata in questi 20 anni. Come ormai di consueta tradizione, una piccola nota sulle sembianze del pipette. Se il Digital Monster era basato su delle gabbie e ne aveva reminiscenze fin dall'inizio, il Digimon Pendulum è stato pensato per essere un laboratorio, con un aspetto quindi più simile a qualcosa di ricerca ed analisi, che ben si sposa comunque con l'inizio della classificazione coi field, eccetera eccetera, tutte le cose che abbiamo un po' descritto e parlato. Ebbene, anche questo video è giunto al suo termine. Spero nuovamente vi sia piaciuto e come al solito vi invito a commentare, condividere, iscrivervi, bla bla bla, quelle cose lì che si fanno da youtuber. Questa volta ci siamo soffermati sul Pendulum e il Digital Monster, i due device principali e fondamentali per quanto riguarda la lore. Abbiamo potuto vedere come si siano anche appoggiati molto su internet, come ad esempio con Digimon Channel, e come in realtà fanno tutt'oggi, solo che bene o male molte informazioni sono state dimenticate o le vogliono rispolverare col tempo. E poi ho anche tentato questa volta di introdurre qualche mini spiegazione extra, che infatti a ruota libera, per spiegare un po' meglio alcuni aspetti che magari così a sentito dire effettivamente, se uno non ha un po' le mani in pasta, potrebbero risultare un po' fuorvianti. Spero anche queste siano state gradite. Chiaramente è molto vasta la lore, anche se solamente su 2 dispositivi. Non ho incluso tutto per non fare un'enciclopedia, anche perché ancora devo montare il video. Per girare questo ci sto mettendo una vita, però preferisco fare le cose bene. E fra l'altro, molte delle cose che abbiamo accennato, anche con quelle mini spiegazioni in più che ho dato, poi volevo riprenderli in video futuri molto più dettagliatamente. Ecco. Nuovamente vi ringrazio per la visione e ci vediamo a presto, spero.